Buongiorno amici, bentornati sull'Arte del Fatto Umano e un benvenuti a tutti gli amici che per la prima volta hanno scoperto, diciamo, il mio canale. Volevo farvi vedere intanto una panoramica prima di iniziare il tutorial di la prima magliettina, diciamo il primo progetto estivo che sto realizzando. È una maglietta semplicissima, multiplo di 5 più 1 per calcolare la vostra taglia. Si possono fare tutte le taglie che volete, perché praticamente sono due rettangoli da lavorare o anche un quadrato, dipende da come la volete larga, lavorando appunto su un multiplo di 5 più 1. Il punto è semplicissimo, due righe, perché sto usando una cake sfumata che già da sé dà un ottimo impatto visivo, quindi come punto ho usato un punto semplicissimo che però una volta fatto il campione mi ha piacevolmente stupito, perché appunto presenta un leggero rilievo. Quando andremo a cucire i pannelli lo potete cucire, potete scegliere, diciamo, il lato che volete, perché questo che vedete adesso è la parte che risulta leggermente rilievo, ma anche dalla parte, vedete, opposta è molto carino. Quindi sinceramente vi dico la verità, non so ancora dove la cucirò. Quindi i due pannelli verranno con queste righe, però logicamente la cake, vedete, questo è quello che mi è rimasto, la parte posteriore sarà di un altro colore. Quindi una volta che voi avete realizzato questa maglia, che non ha né diritto né rovescio, cioè sono due rettangoli, la potrete indossare un giorno dalla parte dove presenta queste righe sul rosa, e un giorno la potrete indossare dalla parte dove c'è questo bellissimo violetto che inizia. Bene, adesso andremo con l'elenco del materiale che io ho utilizzato o sto utilizzando. Per la realizzazione di questa simpatica maglietta ho utilizzato una cake, vi faccio vedere, che ho acquistato sul sito Pleta BG. Comunque vi metterò tutti i link dove avete dove c'è scritto altro sotto il video. Cliccando su altro entrerete nelle spiegazioni più dettagliate e vi metterò i link del filato. Se volete potete andarlo ad acquistare, anche le spese di spedizione non sono alte, è una cosa, non ci sono delle tasse, delle imposte, quindi io mi sono trovata sempre bene. Allora, si chiama Candy Opal, la marca è Stanley, vedete, Pleta BG produttore, è una cake con dell'urex. Adesso vi faccio vedere bene, vedete, quello che mi è rimasto per fare il resto della maglietta. Vedete che c'è dentro dell'urex multicolor. Questa è la variante che sto usando io, ma in casa, per farvi vedere, ne ho anche un'altra variante altrettanto stupenda. Guardate che meraviglia, che inizia da rosa carne e va a finire al rosso. Ecco perché così volevo farvi vedere la cake intera, perché questa qui l'ho già, vedete, utilizzata. Comunque questa cake partiva, vedete, con il bianco qua, partiva con il bianco sfumando verso il rosa e poi andiamo verso, vedete, questo violetto bellissimo. E questa qui è un'altra variante. Per chi volesse vedere anche questa cake realizzata, cioè lavorata, sul mio canale troverete anche lo scialle elegance, cercando appunto su YouTube, cercando lo scialle elegance, la vedete anche in variante bianco e nera. Quindi questa è una cake, è un soft cotton, vedete, 85% soft cotton, 15% lurex, e sono 300 grammi, sono 900 metri. Penso che per fare questa taglia, che è una taglia M, con una cake di averne sufficienza. Logicamente se avete una taglia grandissima, molto grande, dovete acquistare due cake. Allora, per questa misura, che è, adesso vediamo due misure veloci, ho fatto il primo, diciamo, la prima parte, quindi nel mio caso un rettangolo, ma dipende dalla misura, potrebbe essere anche un quadrato, o
dipende da come anche la volete, potete fare anche un vestitino, quindi è semplicissimo da realizzare. Quindi il mio pannello mi fa 51-52 di larghezza e io l'ho fatta lunga 50. Poi potete farla come volete, corta anche sopra l'ombelico, più lunga che accarezza i fianchi, perché è una cosa semplicissima. Allora, per fare il mio pannello inizieremo 116 catenelle. Adesso uno l'ho fatto, l'altro pannello lo facciamo insieme perché è un multiplo di 5, quindi ho caricato io per fare la mia taglia, sono 23 motivi per 5 che fa 115 più 1 116, quindi il multiplo di 5 più 1. Uncinetto il numero 3, se avete la mano molto stretta però vi consiglio il 3,5 perché c'è dentro anche il lurex e quindi se avete la mano stretta vi serve il 3,5, però poi dovete sempre calcolare voi la misura. Vi consiglio di fare un piccolo campione di un multiplo di 5 più 1 e vedere cosa vi dà. Ho la mia forbicina, ci servirà l'ago per cucire i fianchi e le spalle e il marcapunti, il metro da sarto naturalmente, che abbiamo già dato 2 misurine. Quindi adesso possiamo cominciare insieme il secondo pannello. Mettiamo via la nostra forbice. Vi dico una cosa subito così ve la ricordate: quando io sono andata a finire il mio pannello, vedete che ho lasciato un bel po' di filo, perché così con questo cucirò il fianco e poi lascerò anche sull'altro pannello. Allora si inizia dalla parte superiore di qua, vedete? Io ho iniziato col bianco perché mi piaceva avere il bianco sopra, però voi potete iniziare anche dall'interno della cake come vi piace. Ecco, va iniziato quindi dalla parte delle spalle e si prosegue verso verso il fianco. Poi vi farò vedere che l'ho finito in fondo semplicemente con questi pipiolini. Bene, adesso andiamo a realizzare il secondo pannello, quindi prendo il mio filo. Io lo inizio sempre dalla parte esterna, voi se volete potete iniziare dalla parte interna, come insomma vi piacciono di più le sequenze dei colori. Quindi prendiamo il nostro filo, il nostro uncinetto e facciamo 116 catenelle, multiplo di 5 più 1 e vi dà 50 circa di pannello, quindi un 100 diciamo complessivi di giro fianco. In questo caso, allora, se la fate corta sopra l'ombelico dovete tenere la misura del seno, se la fate che accarezza i fianchi dovete tenere la misura del fianco e comunque la misura più larga, cioè se avete il fianco più stretto del seno tenete il seno, perché appunto è una magliettina proprio diritta. Allora facciamo il nostro nodo di inizio e iniziamo a fare le catenelle, quindi io vado a fare 116 catenelle. Quindi inizio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via fino a 116. Fatte le 116 catenelle, vado a fare altre 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, carico il filo, entro tornando indietro nella quinta catenella. Vi faccio una maglia alta, una catenella e questo è l'inizio del nostro primo giro. Ora salto 4 maglie di base, 1 2 3 4, entro nella quinta e faccio una maglia alta, vedete? Una catenella, nello stesso punto di base un'altra maglia alta, una catenella, nello stesso punto di base un'altra maglia alta. Carico il filo, salto 4 catenelle, 1 2 3 4, ripeto, quindi nella quinta vado a fare 3 maglie alte divise da una catenella nello stesso punto di base, quindi una maglia alta,
una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Di nuovo carico il filo, salto 4 maglie di base, 1 2 3 4, nella quinta ripeto questa lavorazione, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base, e vado avanti fino alla fine della mia catenella. Ecco, siamo alla fine, vedete, del giro, carico il filo, salto 1 2 3 4, nella quinta vado a chiudere con una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Ecco, naturalmente le due parti, i due pannelli devono essere uguali, quindi stesso numero di catenelle d'inizio, stessi numeri di motivi. Questa è la base per cominciare la nostra lavorazione. Adesso giriamo il lavoro e iniziamo il punto, che è formato appunto solamente da 2 righe, una in andata e una in ritorno, lavorando appunto in andata e ritorno, non è circolare, si gira il lavoro e si lavora. Allora, primo giro, mi alzo con una catenella, entro, vedete, nella maglia, nella prima maglia, nella stessa, e chiudo con una maglia bassa. Ora andiamo a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4, carico 2 volte il filo. Vedete, qua abbiamo la maglia bassa appena lavorata, entriamo di traverso prendendo, vedete, le due tipo, si forma tipo una catenella di lato, e vado a chiudere a metà la maglia alta doppia, quindi chiudo una e chiudo 2, carico 2 volte il filo, rientro appunto come sono rientrata con l'altra e chiudo 1 e chiudo 2, quindi 2 maglie alte doppie chiuse insieme. Ora chiudiamo tutto. Abbiamo fatto un petalo che però non è in verticale ma andrà in orizzontale. Ora andiamo sull'altro motivo. Questo era il motivo d'inizio. Vedete che qua abbiamo il primo motivo intero di 3 maglie alte divise da una catenella. Entriamo in quello centrale, il secondo, e facciamo la maglia bassa. E di nuovo ricominciamo la lavorazione, quindi veramente molto semplice. Quindi ci alziamo con 4 catenelle, 2, 3 e 4, carico 2 volte il filo e vado a lavorare lateralmente sulla maglia bassa appena lavorata, prendendo appunto, vedete, le due soline, e chiudo metà la maglia alta doppia, carico 2 volte il filo, rientro lateralmente nella maglia bassa e chiudo metà la seconda maglia alta doppia e poi chiudo tutto insieme. Vado sul motivo seguente nella maglia alta centrale delle 3 e faccio la maglia bassa. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Mi alzo con 4 catenelle, 3 4, carico 2 volte il filo, entro nella maglia bassa lateralmente, vedete dove ci sono queste due asole, e chiudo metà la maglia alta doppia. Di nuovo carico 2 volte il filo, entro ancora lateralmente, chiudo metà la maglia alta doppia e chiudo tutto. Di nuovo vado sul motivo seguente, nella maglia centrale delle 3 faccio la maglia bassa e così via. Lavoro tutto il giro con questi bei petalini. Ecco, sono alla fine del giro, faccio l'ultimo petalo, mi alzo con le 4 catenelle, 2 3 4, carico 2 volte il filo, entro nella maglia bassa lateralmente, chiudo metà la maglia alta doppia, 2 volte il filo, seconda maglia alta doppia nella maglia bassa, chiudo tutto. Allora, qui avevamo fatto 4 catenelle, una sostituiva una maglia alta e una era di separazione. Entriamo nella seconda,
e facciamo una maglia, chiudiamo il giro con una maglia bassa e stiamo un po', quando iniziamo e chiudiamo il giro, stiamo un pochettino morbidi per evitare che poi quando andiamo a cucire i lati ci troviamo delle cuciture che tirano. Ora giriamo il nostro lavoro, ripetiamo il giro che abbiamo fatto il primo, però lo ripetiamo lavorandolo sul motivo, non sulla catenella d'inizio. Quindi ve lo faccio rivedere. Mi alzo con 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro più una catenella di separazione. Ok, carico il filo, entro di nuovo nella stessa maglia e faccio una maglia alta. Vedete che è come qui. Da qui carico il filo, sorpasso il petalo laterale e vado qui tra un petalo e l'altro dove abbiamo fatto la maglia bassa. Sulla maglia bassa vado a fare nello stesso punto di base una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base. Quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto, questo ventaglietto che abbiamo fatto qua sotto nel primo giro. Carico il filo, da qui sorpasso il mio petalo, vado di nuovo sulla maglia bassa tra un petalo e l'altro e di nuovo vado a fare una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base. Se volete lo possiamo chiamare punto ventaglietto o punto V triplo, vedete. Di nuovo carico il filo, lo faccio vedere un'altra volta, sorpasso il petalo, vado sulla maglia bassa che c'è tra un petalo e l'altro e faccio ancora la stessa lavorazione. Una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base. E di nuovo saltando, sorpassando il mio petalo, vado a lavorare sulla maglia bassa seguente tra un petalo e l'altro. Ecco, siamo alla fine del giro, guardate che sta cambiando colore il filo, vedete che qua ha cominciato a sfumare e vi faccio vedere a chiudere il filo. Ho lavorato il punto V triplo, l'abbiamo chiamato così, nella maglia bassa, vedete. Adesso andiamo, carichiamo il filo, andiamo nella maglia bassa, qui vedete che avevamo fatto l'inizio del giro prima del primo ventaglietto, e andiamo a fare una maglia bassa. Mi raccomando, come vi ho detto prima, tenete bello morbido sempre gli ultimi punti laterali, se no tira nella cucitura. Andiamo a fare una maglia bassa alta in questa maglia bassa iniziale, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto di base, in questo caso un punto V non triplo. All'inizio e alla fine c'è il mezzo motivo, no? Quindi un punto V all'inizio e un punto, vedete qua c'è il punto V all'inizio e uno alla fine, un mezzo motivo. Allora adesso vi faccio rivedere a ripartire con il petalo. Il motivo è tutto qua, sono 2 giri che si ripetono. Infatti adesso giriamo il nostro lavoro e cominciamo con il giro dei petali. Quindi avevamo fatto una catenella qua nel giro precedente, una catenella e una maglia bassa nella stessa maglia, la prima, e poi cominciamo con i nostri petali. Quindi mi alzo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vi faccio vedere un pezzettino che è uguale del giro precedente. Carico 2 volte il filo, entro nella maglia bassa lateralmente, quella che ho appena lavorato, qui c'è il filo, ecco, vedete, e chiudo a metà la prima maglia alta doppia, la faccio una seconda sempre puntando l'uncinetto nella maglia bassa lateralmente e faccio la seconda chiusa a metà. Adesso chiudo tutto insieme, vado sul motivo seguente di 3, il punto chiamiamolo V triplo, vado nella seconda maglia e faccio la maglia bassa e di nuovo le 4 catenelle e così via, come vi ho già fatto vedere prima. 2 volte il filo,
entro lateralmente nella maglia bassa. È molto semplice questo punto, è di grande effetto, mi è piaciuto veramente tanto. Vedete, la seconda chiusa a metà, maglia alta doppia. A volte c'è sì la lurex che dà un po' il tribulare, ma poi comunque è talmente bella diciamo l'esito di questa maglia che ne vale la pena. Quindi maglia bassa nella seconda, maglia alta del punto triplo successivo e così via. La chiusura ve l'ho già fatta vedere di questo giro e poi si riparte con il motivo, il giro dei punti V tripli. Allora, si prosegue con questa lavorazione fino ad arrivare appunto alla lunghezza desiderata della vostra maglia, che nel mio caso era 50-51, nel vostro caso potrebbe essere più corta, più lunga, un abito, quello che volete, una maxi maglia, quello che volete. Vi fermerete poi, arrivati alla lunghezza desiderata, al giro dei petali trasversali, quindi questo che stiamo facendo. E poi vi farò vedere a fare il giro, l'ultimo, dei pipiolini. Fate i 2 pannelli poi identici, naturalmente fatto un pannello andrete a contare quanti giri, quanti petali, quanti giri di petalo avete e li farete naturalmente uguali, gli stessi giri. Allora, facciamo così, io adesso ho fatto un pannello, vado a fare il secondo e poi quando arrivo alla fine, che ho gli stessi giri di petali del pannello precedente, vi faccio vedere l'ultimo giro con i pipiolini. Fatti i 2 pannelli della lunghezza e del numero di giri uguali e fermandoci, come vi ho detto prima, nel giro del petalo trasversale, ora andiamo a terminare i nostri 2 pannelli con lo stesso giro vedete il primo giro del motivo, però aggiungendo i pipiolini. Allora mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più 4, quindi 7 in tutto, 4, 5, 6 e 7, conto dalla prima lavorata 1, 2, 3 catenelle, nella terza entro con l'uncinetto, chiudo il pipiolino con una maglia bassa, carico il filo, entro nello stesso punto di base sottostante e faccio la maglia alta, carico il filo, vado nella maglia bassa tra un petalo e l'altro e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, vado nella maglia bassa, stesso punto di base, faccio una maglia alta. Sulla seconda maglia alta vado a fare il pipiolino, quindi 4 catenelle, lo chiudo con la maglia bassa qui sulla base, sulla chiusura della maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, terza maglia alta nello stesso punto di base. Ecco, questo è il giro finale. Da qui vado ancora sulla maglia bassa tra un petalo e l'altro, rifaccio la stessa lavorazione, la maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base, il pipiolino sulla seconda maglia alta, quindi 4 catenelle chiuse con una maglia bassa sulla maglia alta, una catenella, terza maglia alta nello stesso punto di base. Andate avanti così fino alla fine del giro. Ecco, sono alla fine del giro. Vedete, ho fatto l'ultimo tris di maglie alte, adesso carico il filo, vado nella maglia bassa di inizio giro sottostante, ecco qua. Faccio una maglia alta, un pipiolino, quindi 1, 2, 3, 4, lo chiudo nella maglia alta, vedete, con la maglia bassa, seconda maglia alta nello stesso punto di base e il mio pannello è terminato. Adesso andremo a tagliare, lasceremo qui il filo che mi servirà poi per cucire i fianchi, quindi ne lascio un po', lo taglio
e questo filo lo vado tutto a, vedete, far passare nell'ultimo, ecco qua, e stringo. Ora andiamo a cucire le due parti. Innanzitutto io segnerò con dei 4 marcapunti, andrò a segnare le mie spalle. Le spalle le potete fare come volete, l'importante è che poi nella parte che rimane centrale ci passi la vostra testa. Io ho deciso che farò una scollatura a barchetta, quindi un po' ampia, poi dipende dalla misura che avete delle spalle, cioè che avete della vostra maglia. Se è più larga dovete calcolare di più. Allora, nel caso della mia taglia e del mio filato della mia mano, io andrò a contare, vedete qua abbiamo la parte d'inizio, la catenella d'inizio, ecco, andremo a contare, vedete questi punti V tripli. Il primo non è triplo, è semplice, vedete, però questo io lo vado a contare anche se è mezzo motivo, quindi conto 1 2 3 4 5 e 6. Sul sesto, nella catenella dove sono state lavorate le 3 maglie nello stesso punto di base, vado a mettere il marcapunti. Uguale faccio dall'altra parte, partendo dall'esterno vado a mettere il marcapunti come ho messo qua, e anche lo farò nell'altro pannello. Vi faccio vedere. Allora 1 2 3 4 5 6, e qui andiamo a mettere, dove abbiamo lavorato le 3 maglie nello stesso punto di base, vedete, andiamo a mettere il marcapunti. Questa scollatura è una scollatura vedete, abbastanza ampia. Se vi passa la testa potete anche andare sul settimo, quindi stringere, se vi piace più stretta, stringere di uno per parte davanti e uno per parte dietro. Ecco, andiamo a farlo anche sull'altro pannello, quindi 1 2 3 4 5 6, e dall'altra parte andiamo a marcapunti, 1 2 3 4 5 e 6, e queste sono le spalle. Adesso andiamo a cercare invece lo scalfo. Andiamo più o meno a misurare dove arriva il nostro scalfo. Vediamo. Ecco, io voglio uno scalfo bello largo di 23 centimetri, e quindi vado a prendere ancora i miei marcapunti, che ne serviranno altri 4, 3 e 4, e dove io sono arrivata col centimetro vado a contare i miei motivi. Quindi qua abbiamo, vedete, un motivo, cioè i 2 giri, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 o 11, vediamo. Quindi vedete dove c'è il petalo ho messo il marcapunti. Vado a rimisurare ancora per vedere se è sufficiente, però questo dipende dalla vostra taglia. Logicamente lo dovete mettere questo marcapunti nello stesso punto, tutti i 4 marcapunti, partendo dalla scollatura. Ecco, qui ho un 21 sì, se vado sotto arrivo a 24, cioè se vado qua di un sotto di un altro arrivo a 24, quindi fate a piacimento, e così fate su tutti i 4, cioè due marcapunti su un pannello e 2 marcapunti sull'altro pannello. Andremo a cucire i 4 lati, cioè le 2 spalle e i 2 fianchi, nello stesso modo. Io ho scelto tra le 2 parti quella che mi piaceva di più,
ho prediletto, ma nel mio caso poi ognuno può piacere la parte che vuole, ho prediletto la parte dove c'è il petalo in rilievo. Ho appoggiato i due pannelli sul rovescio che noi decidiamo di tenere sul rovescio, li ho appoggiati sulla tavola, quindi andremo a cucire con dei punti leggeri sul diritto. Andremo a cucire, vedete, accostando perfettamente le parti dei marcapunti e dell'inizio. Ho fatto un nodino, sono entrata 2 volte nel primo punto per fermare, vedete, e andremo a cucire semplicemente con delle prendendo vedete, le catenelle interne. Andremo a cucire tenendo il filo in una tensione adeguata, appunto questi 4 lati. Naturalmente, essendo una cake, il filo non è dello stesso colore, si presenteranno dei puntini, però anche se lo facessimo cucito sul rovescio, comunque si vedrebbero lo stesso. Però se preferite cucire sul rovescio, potete anche cucire sul rovescio, non cambia niente. Quindi l'importante è che sia una cucitura né troppo tirata e né troppo, diciamo, larga, perché farebbe difetto in tutti e due i modi. Dovete avere una tensione giusta, quindi cucite questi 4 lati, spalle e fianchi, e poi ci vediamo per continuare. Una volta cucite le nostre spalle e i nostri fianchi, andremo a fare una rifinitura alla scollatura. Vedete, qua abbiamo la spalla, facciamo il nodo d'inizio, ecco qua. Dove c'è la cucitura, vedete, esattamente al centro, andiamo a mettere il nostro uncinetto, inseriamo il nodo d'inizio, andiamo a fare la stessa finitura come l'ultimo giro della maglia in fondo, quindi estraiamo il nostro nodo d'inizio e andiamo a fare il punto V triplo con il pipiolino, quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più 4, quindi in totale 7, quindi 3, 4, 5, 6, 7, entriamo nella terza contando dalla prima e chiudiamo con un pipiolino. Facciamo una catenella, carico il filo entro lo stesso punto di base e faccio una maglia alta. Da questo centro, vedete, andiamo direttamente, vedete dove c'è qua, saltiamo questo arco, qui dove c'è le 3 maglie alte nello stesso punto di base, carico il filo, entro in quella posizione. Il primo, vedete, lo saltiamo, andiamo nel quello successivo e faccio la stessa cosa in senso negativo positivo, quindi faccio la maglia alta, la catenella, la maglia alta. Ora su qua facciamo il pipiolino, quindi le 4 catenelle, 3, 4, lo andiamo a chiudere con la maglia bassa, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto di base e andiamo avanti. Carico il filo, salto questo arco, vado qua dove abbiamo fatto le 3 maglie alte nello stesso punto di base e faccio il mio motivo. Lo faccio rivedere: il pipiolino, allora potete fare sia 3 pipiolini, adesso ve lo sto facendo vedere, sia 3 pipiolini, quindi uno per ogni maglia, vedete, alta di questi 3, oppure potete fare come appena fatto. Quindi a questo punto
fate la catenella, seconda maglia alta nello stesso punto di base, il pipiolino centrale in questo caso, la catenella e la maglia alta. Io continuerò a fare in questo modo, mi piace di più. Quindi carico il filo, vado sull'altro gruppo e faccio maglia alta, catenella, maglia alta, pipiolino, 1 2 3 4, lo chiudo con la maglia bassa, catenella e maglia alta nello stesso punto di base. Okay. Di nuovo vado sull'altro gruppo nello stesso punto di base, faccio maglia alta, catenella, maglia alta, pipiolino, 1 2 3 4, lo chiudo con la maglia bassa, catenella e maglia alta. Arrivate fino all'altra cucitura della spalla. Siamo all'altra cucitura, praticamente quello che viene saltato è quello, vedete, che viene cucito la parte, diciamo, di fronte. Questo qua è un gruppo e questo qui è un altro gruppo, quindi ho lavorato l'ultimo gruppo prima della cucitura, da qui carico e vado, vedete, salto quelli due qua che si congiungono e vado a lavorare in centro, qua dove c'è la cucitura. Faccio una maglia alta al centro della cucitura, una catenella, seconda maglia alta al centro della cucitura, qua facciamo il pipiolino, 4 catenelle, le chiudiamo con la maglia bassa, una catenella e terza maglia alta nello stesso punto, cioè in centro della cucitura. E da qui appunto salto l'altro che congiunge con quello di fronte, carico il filo e vado in quello dopo, cioè praticamente di due ne abbiamo fatti uno centrale, e faccio la stessa lavorazione fino alla fine del giro. Ecco, sono, vedete, alla fine del giro ho fatto l'ultimo motivo, vedete qua c'è quello che congiunge alla parte di fronte, carico il filo, vado ancora nella cucitura dove abbiamo iniziato proprio tutto il giro, faccio una maglia alta, aspettate che la prendo bene, una catenella e vado a chiudermi sul pipiolino con la mezza, vedete, maglia bassa, taglio il filo e vado a nascondere le mie codine. Allora, a questo punto mi è rimasto, vedete, un po' di filato. Voglio andare quindi a fare delle finiture sulle due manichine o comunque allungarmi un attimino con la manica, dipende da quanta chicca avete, da come la volete, eccetera eccetera. Cosa vado a fare? Vado a pesare, io ho una bilancina elettronica, andrò a pesare questo rimanenza di filato e ne disporrò per ogni manica la metà, quindi io lavorerò questo filo fino a circa un po' prima della metà del peso da una parte di manica e il restante appunto uguale l'andrò a mettere nell'altra manica. Allora, ho misurato con la mia rimanenza, sono 40 grammi, quindi destinerò circa 18-19 grammi per non avere proprio 20, che poi magari nell'altra manica lavoro un pochino più grande, la lavorazione è magari proprio non riesco a finirla, quindi per non avere proprio pelo farò 18 grammi su una manica e 18 sull'altra.
Allora, prendiamo il nostro nodo d'inizio, una cosa semplicissima, però che risulta molto bella. Vedete qua abbiamo la nostra manichina, abbiamo, vedete, questi archetti, semplicissimi, vedete. Allora, entriamo vicino allo scalfo, vedete che qua abbiamo la cucitura. E qui abbiamo, vedete, i due archetti, uno di qua e uno di qua. Ecco, entriamo nel primo di qua diciamo, mettiamo il nodo d'inizio, usciamo dall'arco, facciamo una catenella e una maglia bassa, okay, all'interno dell'arco. Andiamo a fare 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Salto il petalo di traverso e vado, vedete, qua nell'altro arco. È semplicissimo, ok? Di nuovo 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Salto il petalo, vado nell'altro arco. Sei catenelle, 2 3 4 5 e 6. Di nuovo salto il petalo, vado nell'altro arco. 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6. Di nuovo salto il petalo, vado nell'arco, lo faccio vedere fino alla cucitura, così facciamo anche la cucitura. Di nuovo 6 catenelle, 4 5 6. Di nuovo nell'arco, la maglia bassa, 1 2 3 4 5 e 6. Di nuovo nell'altro arco, saltando il petalo, maglia bassa, 1 2 3 4 5 6 catenelle. Vedete che io continuo, vi faccio vedere. 4 5 6. Siamo quasi, vedete, arrivati alla cucitura della spalla. 1 2 3 4 5 6 catenelle, vado nell'arco a fare la maglia bassa, 1 2 3 4 5 6. Questo, vedete, è l'ultimo arco prima della cucitura. Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6. Sorpassiamo la cucitura che è qui, andiamo nell'arco seguente e continuiamo fino alla fine del giro. Siamo vedete, alla fine del giro e siamo anche nella cucitura del fianco, quindi la dobbiamo sorpassare. Facciamo 3 catenelle per chiudere e carico il filo, facciamo la maglia alta sopra la prima maglia alta, la prima maglia bassa, scusate, di inizio giro. Un po' di pazienza, perché ci dobbiamo fermare a metà arco per cominciare ancora il secondo giro di archi. Quindi una volta che abbiamo chiuso a metà, vedete, siamo sul centro dell'arco, entro in questo arco, faccio una maglia bassa e comincio ancora con le 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Vado nell'arco seguente grande di 6 catenelle e faccio la maglia bassa e vado avanti fino alla fine del giro come abbiamo già lavorato prima, 4 5 6, vedete, e continuo, 1 2 3 4 5 6 fino alla fine, ok? Ecco, alla fine del giro
farete la stessa cosa, vedete che qua c'è la prima maglia bassa, quindi 3 catenelle, carico il filo, vado nella maglia bassa e faccio una maglia alta, quindi i giri si chiudono tutti così e partono tutti con, vedete, rientrando nell'arco con la maglia bassa. Andrete a lavorare i giri che volete in base a come volete lungo la manica, in base a quanto filato potrete utilizzare per ogni manichina. Dopodiché fate tutti questi giri di archi che volete, pochi, tanti, come volete, andrete a terminare la manichina in questo modo. Allora, quando sarete nell'ultimo giro di archi che volete fare, andrete a fare, chiuderete in questo modo 2 catenelle e una maglia alta doppia qua nella maglia bassa. Mettiamo il filo. Rientrerete in questo arco, questa maglia bassa sostituisce la prima catenella, fate altre 2 catenelle, questo sostituisce una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, entro nell'arco e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, entro nell'arco, faccio una maglia alta. Su questa maglia alta andiamo sulla terza, vedete, andiamo a fare il pippiolino, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, lo chiudiamo con la maglia bassa sulla maglia alta, con, ecco, vedete la maglia bassa, una catenella, carico il filo, entro nell'arco, ancora lo stesso, e faccio la maglia alta, una catenella, entro nell'arco e faccio una maglia alta. Quindi 5 maglie alte divise da una catenella, sulla terza lavoriamo il pippiolino e questo andremo a lavorarlo in ogni arco che abbiamo disponibile, quindi nel prossimo andremo a fare la stessa cosa. Nello stesso arco faremo una maglia alta, una catenella, seconda maglia alta, una catenella, terza maglia alta, sulla terza maglia alta andiamo a fare il pippiolino, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle chiuse da una maglia bassa sulla maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. E da qui passiamo all'altro arco e facciamo la stessa cosa. Quindi l'ultimo giro sarà lavorato in questo modo. Quando siete qui, che avete finito tutti questi motivi in tutti gli archi, chiuderete con una mezza maglia bassa nella terza catenella e le manichine saranno terminate. Io non so ancora come le farò lunghe, dipende dal filato che ho disponibile. E niente, questo tutorial finisce qui anche questo. Vi ringrazio di avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento a un'altra, chiamiamola puntata, con un altro bel progetto. Penso che ci sarà un golfino, un cardigan, un golfino primaverile molto elegante e fine, raffinato. Va bene ragazze, grazie, ciao, alla prossima.